Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la click clack che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente, al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un cordino, io ho scelto lo Swan Black Medium nella variante testa di moro, uno scampolo di stoffa in pallet, un fondo in ecopelle, io ho scelto un fondo delle dimensioni 23x15,5 ed ho abbinato una click clack che aperta avesse le stesse dimensioni. Lavorerò questo progetto con due uncinetti, l'uncinetto numero 3 e l'uncinetto numero 4. Ci occorrerà poi del filo trasparente in nylon, dei marcapunti sono sempre graditi e naturalmente ago e filo da cucito per andare ad incorporare poi la fodera alla nostra lavorazione. Passiamo ora al tutorial. Iniziamo la nostra lavorazione dal fondo. Uncinetto numero 3, cordino e iniziamo con l'ancoraggio del nostro cordino. Realizziamo 2 punti bassi in ogni foro che ci troviamo disponibile. Andiamo avanti, un punto basso, due punti bassi, foro successivo, punto basso. Cercate di essere morbide nella realizzazione dei punti per non andare a tirare troppo il cordino e di conseguenza il fondo. Arrivati ai 3 fori che costituiscono l'angolo del nostro fondo, andiamo a realizzare degli aumenti. Quindi nei 3 fori realizzeremo 3 punti bassi in ogni foro. A questo punto ci dirigiamo verso il successivo angolo, questa volta andando a realizzare 2 punti bassi in ogni foro, fino ad arrivare al foro che compone l'angolo. Eccoci arrivati al primo dei 3 fori che costituisce l'angolo. Qui andiamo a realizzare 3 punti bassi in ognuno di questi 3 fori, per poi proseguire con 2 punti bassi a foro, altri 3 dei fori che costituiscono l'angolo e la stessa cosa faremo dal lato opposto fino a completare il nostro fondo. Completato il nostro fondo con gli aumenti, ci chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto che abbiamo realizzato, sfiliamo l'uncinetto numero 3 e andiamo a prendere l'uncinetto numero 4. Da questo momento realizziamo una catenella ed eseguiamo un giro di punto basso in costa retro, punto su punto. Prendiamo la costina ed eseguiamo il primo punto basso. Andiamoci anche a marcare la catenella che abbiamo realizzato, così da non perdere il segno, e proseguiamo punto su punto. Arrivati al nostro ultimo punto, sfiliamo il marker, ci chiudiamo nella catenella marcata con una maglia bassissima. Realizziamo una catenella che marchiamo all'istante e iniziamo il nostro punto, che sarà strutturato in righe di andata e di ritorno, pertanto non lavoreremo in cerchio ma in righe.
in questo modo. Procediamo insieme. Catenella l'abbiamo fatta, voltiamo il lavoro. Ora saltiamo la prima maglia che troviamo disponibile ed entriamo nella seconda. Realizziamo 2 maglie basse chiuse insieme. Questa è la prima. Pesco il filo, rientro nella stessa maglia, quindi dello stesso punto, realizzo la seconda maglia. Ho 4 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e ancoro con una catenella. Ripeto l'operazione, salto la prima maglia che trovo disponibile sotto di me ed entro nella seconda. Eseguo 2 maglie alte chiuse insieme. Una, pesco il filo, rientro, porto fuori il filo, 4 asoline, chiudo tutto insieme, catenella. Proseguo, salto la maglia sottostante, mi inserisco nella seconda, prima maglia bassa, pesco il filo, seconda maglia bassa nello stesso punto, 4 asoline, chiudo tutto insieme, catenella. Procedo in questo modo per tutto il giro fino ad arrivare a chiudermi nella catenella iniziale che ho marcato. Salto la prima maglia disponibile, entro nella seconda ed effettuo 2 maglie basse chiuse insieme e una catenella. Arrivati all'ultimo punto, saltiamo la maglia che abbiamo davanti e ci chiudiamo con una maglia bassissima nella catenella che abbiamo realizzato come prima. Catenella per alzare il lavoro, rimarchiamo e voltiamo. Procediamo allo stesso modo della riga precedente. Saltiamo la prima maglia disponibile ed entriamo nella seconda, realizzando sempre le 2 maglie basse chiuse insieme. Catenella, saltiamo la maglia sottostante, maglia successiva entriamo, 2 maglie basse chiuse insieme, catenella. Saltiamo il punto successivo, maglia adiacente, prima maglia bassa, pesco il filo, rientro nello stesso punto, seconda maglia bassa, chiudo tutto insieme, catenella. Procediamo anche per questa riga in questo modo. Arrivata alla conclusione della mia seconda riga, mi aggancio dove ho inserito il marker con una maglia bassissima e ho concluso la mia seconda riga. Tutte le righe a venire saranno strutturate nella stessa identica maniera. Ora andiamo appunto a eseguire una catenella per alzarci, ce la rimarchiamo, voltiamo il lavoro e continuiamo esattamente come abbiamo fatto fino ad ora, saltando la prima maglia, inserendoci nella seconda con una maglia bassa, riprendiamo il filo, ci reinseriamo nello stesso punto, doppia maglia bassa, abbiamo 4 asole sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme, una catenella. Saltiamo la maglia sottostante, ci dirigiamo verso la seconda e realizziamo le nostre 2 maglie basse chiuse insieme. Questo punto si chiama punto paniere, l'ho trovato online e trovo che sia molto interessante, particolare ma allo stesso tempo semplicissimo da realizzare. Proseguiamo con questi giri, anzi con queste righe di andata e di ritorno, ricordate sempre di voltare il lavoro, fino a raggiungere l'altezza desiderata. Io andrò avanti per circa una ventina di centimetri. Ho proseguito la lavorazione per 20 cm di altezza. Ora mi chiudo con una maglia bassissima dove ho il marker. E realizzo con una catenella che rimarco istantaneamente 2 giri di punto basso in costa che mi vanno a preparare all'applicazione della mia click clack.
punto su punto vado a realizzare 2 giri di punto basso in costa. Conclusi i nostri 2 giri in costa, ci chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella eseguita, catenella di sicurezza, tagliamo il filo, nascondiamo ed ora iniziamo ad assicurare il bordo della nostra lavorazione alla clic clac. Togliamo il marcapunti, che ora non ci serve più. Con l'aiuto delle nostre pinze andiamo ad inserire pian pianino la nostra lavorazione all'interno, vedete, della fessura che abbiamo della clic clac, fermando appunto il tutto per evitare che poi in fase di cucitura ci scappi via tutto il perimetro. Ci possiamo anche aiutare ad esempio con un uncinetto, con un ago, se dovessimo vedere che la lavorazione non entra correttamente. E andiamo avanti per tutto il perimetro. Assicurato il nostro lavoro alla chiusura con le mollettine, prendiamo un ago da cucito ed inseriamo il nostro filo di nylon. Con questo andremo a cucire prendendo un punto nel cordino e passando attraverso i fori. Andiamo nel foro successivo, prendiamo il nostro cordino nella parte sottostante e andiamo avanti. Foro successivo, inserisco l'ago, prendo anche una porzione di cordino e vado avanti con la mia cucitura lungo tutto il perimetro. La nostra borsa è assicurata alla chiusura. È il momento di pensare alla fodera e vi faccio vedere come ho trovato le misure per tagliare il mio scampolo. Come ho detto in principio, il fondo che ho utilizzato è di 15,5 x 23, quindi devo andare a ricavarmi il perimetro del mio fondo. Non faccio altro che sommare i 4 lati. Mi viene una lunghezza di 77 cm. Come ho già detto anche nei video passati, occorre sempre lasciare un centimetro e mezzo di esubero quando si va a creare una fodera. Quindi dalla misura di 77 cm, che è esattamente il perimetro del mio fondo, ne aggiungo altri 3 ed arrivo ad 80 cm. Questi 80 cm costituiscono la lunghezza del mio pannello di stoffa. In altezza invece come vado a procedere? Misuro l'altezza complessiva della mia borsa, la mia misura 20 cm, aggiungo a questi centimetri la misura del mio fondo, la larghezza del mio fondo, altri 15,5. 20 più 15,5 fa 35,5. A questi 35 cm e mezzo ne aggiungo 1,5 in più per consentirmi di avere un margine di cucitura. Quindi arrivo ad una altezza complessiva di 37 cm. Ecco qua il mio pannello 80 x 37. Posiziono il pannello con il dritto verso di me e lo doppio. Di conseguenza faccio baciare i diritti. Lavoro sul rovescio, effettuando una cucitura in verticale, lasciando appunto il centimetro, vi faccio vedere più o meno 1 centimetro dal margine, ed un'altra in orizzontale seguendo la stessa procedura, quindi lasciandomi sempre circa 1 centimetro dal margine. A macchina o a mano
come preferite. Realizzate le nostre cuciture, abbiamo una sorta di sacchettone. Ora dobbiamo andare a definire le dimensioni del nostro fondo. Qui ho già preso qualche misura, vi faccio vedere di qua come ho fatto. Ho pizzicato semplicemente la mia stoffa in questo modo, andando ad allargarla quanto più possibile, fino a raggiungere, come in questo caso vedete, la misura del mio fondo, che come vi ho detto inizialmente è di 15 cm e mezzo. Una volta raggiunti i 15 cm e mezzo di massima ampiezza, mi fermo con la piegatura. Ora io vado a fermare i punti e realizzo 2 cuciture diritte in questo modo, o a mano o a macchina. Realizzate le nostre cuciture, possiamo scegliere se lasciare il sacchetto così oppure se andare a tagliare gli eccessi. Io opto per la seconda opzione e vado semplicemente a tagliare lasciando un piccolo margine i miei eccessi di stoffa. Possiamo ora procedere con l'assemblaggio della fodera. Ho anche scartato il mio manico per comodità. Vado ad inserire il mio sacchettone, lascio la mia piega e fermo in alcuni punti con le mie pinze. Realizzo questa operazione per tutto il perimetro della mia borsa. Assicurata la stoffa alla lavorazione, procediamo con la cucitura della fodera. Con ago e filo ci inseriamo nella lavorazione parallelamente attraversandola e poi andiamo a prendere una porzione della stoffa dal lato del risvoltino, quindi dal lato interno, sempre attraversandola, mai andando a bucare perpendicolarmente, sempre attraversandola. Vedete che in questo modo scompare completamente la cucitura. Ora procediamo in questa maniera per tutto il perimetro della nostra borsa. Ed eccola qui la nostra clic clac terminata. Guardate che bel contrasto che c'è tra la lavorazione e la fodera. Ovviamente potrete andare a scegliere il colore della fodera che voi preferite. Eccola qui, guardate che meraviglia. Le misure finali di questa clic clac sono 22 per 23, è quasi quadrata. Ditemi voi cosa ne pensate. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei tutorial ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.